Salve a tutti, sono Coffinowner, il vostro youtuber inutile di fiducia e come promesso sto per iniziare il gameplay di Dark Souls. Ah, Dark Souls, quando è uscito ha letteralmente diviso il mondo dei giocatori fra chi lo odia e chi lo ama. E i due poli opposti si possono riassumere con e io dove mi pongo fra questi due poli? Beh, devo ammettere che a me piace Dark Souls. Però, secondo me, poteva essere un tantino meno tirato via, eh? Oh, porca! Vabbè, stai calmo che lo dico. Sì. Dark Souls è un gioco bellissimo, è perfetto, non ha una pecca, ci giocherei dalla sera alla mattina. Viva From Software! Puoi smettere di puntarmi qualcosa adesso? Stronzate a parte, ovviamente ci sono aspetti che mi piacciono e aspetti che mi fanno innervosire, ma li vedremo strada facendo, o gioco giocando. Per prima cosa dovremo creare un personaggio. Si crea un personaggio dal nulla, il che rende, secondo me, il protagonista molto anonimo, però almeno possiamo sfogare la fantasia. E prendiamo Starnese perché noi siamo sempre tipi aggiornati. Questa era del PlayStation 1, E cominciamo. Sigla! Comunque, prima di creare un nuovo personaggio, voglio farvi vedere quello vecchio. Questo enorme trimbello qui è Chiericoni, abbreviato a Il Chiericone perché non c'entrava il nome, se no. E come potete vedere è una figura molto leggiadra e delicata, equipaggiata con un grosso randello più 10.
di cui potete vedere la delicatezza. Cani! E si gratta anche il culo volendo. Comunque, perché vi faccio vedere questo budello d'essere umano? È perché questo è il modo in cui a me piace giocare a Dark Souls, grezzo, ignorante e con grossi randelli. Ma per il nuovo gameplay voglio provare a fare totalmente l'opposto, un personaggio più centrato sull'agilità, magari anche su qualche magia, non lo so, piuttosto che sui grossi randelli. Così, se sarà una sofferenza, sarete tutti più contenti, tanto si sa che la gente gode a vedere il soffrire altrui. Comunque, cominciamo. Allora, innanzitutto, a questa volta faremo una donna. Classe, probabilmente sceglierò il discriminato, che parte senza equipaggiamento, e lei è la classe più masochista di tutte, a quanto dicono. Però per ora mettiamo dei vestiti, almeno la cambio all'ultimo. Ma dono, tanto l'unico decente è la chiave universale che apre tutte le porte base. Comunque sono tutti oggetti che potete trovare tranquillamente anche nel gioco, quindi potete anche scegliere nessun dono. Andiamo avanti veloce perché ci ho messo diversi minuti. Comunque io non sono quel tipo di giocatore al quale piace fare sempre lo stesso personaggio con lo stesso nome per tutti i giochi di questa tipologia. A me piace cambiare, solitamente faccio personaggi sciocchi o comunque poco seri, come avete visto il Chiericone prima. Per questa volta voglio fare un personaggio famoso, almeno ci provo a fare, che l'editor non è proprio facilissimo da usare, un personaggio famoso che mi ha fatto compagnia tante volte nella mia infanzia e tuttora continua. Un personaggio che, se siete in Italia e accendete su Rete 4, potete spesso e volentieri vederlo. Direi che ci siamo, più o meno. Avete indovinato? Jessica Beatrice Fletcher. Oh oh oh. Benvenuti a Dark Souls, un gameplay serio di una persona seria fatto in modo serio. Come abbiamo detto, scusi signora Fletcher, la metto in mutande, ma la classe è quella che è, purtroppo. Vai, possiamo cominciare con l'intro. Allora, nell'era degli antichi esistevano solo nebbia, rocce aguzze, alberoni e draghi ignoranti come ciclisti la domenica, che ogni tanto a causa della nebbia battevano una musata negli alberi, ma a loro andava bene così. Un giorno però venne il fuoco. Grazie. E ciò vorrei anche vedere. Zitti là dietro. Venne il fuoco e ciò variegò un po' il mondo. Insieme al freddo adesso c'era il caldo, insieme alla morte c'era la vita, insieme alle tenebre vi fu la luce, insieme a Staglio ci fu Ollio. Fu così che dalle tenebre vennero fuori non si sa bene chi e trovarono le anime dei loro. Nito. Chi sarebbero? Shhh! Nito, il primo dei morti, la strega di Isalit e le sue figlie, il re Gwyn, padre della ragazza che ti piace, e il nano furtivo, troppo spesso dimenticato. Per maggiori informazioni sull'identità del nano furtivo, contattare 800 Cati. Con la forza dei lord sfidarono i draghi. Gwyn li sdrumò a strafulminaci. Le streghe li arrostirono a tempeste di fuoco. Ma com'è che sti draghi sono allergici al fuoco? Silenzio! Nito gli fiatò nel muso ogni malattia possibile e zitti. Oi, viso pallido, ma questi ribelli mica avranno saette, tempeste di fuoco e miasmi mortali, vero? No, andate pure a combatterli. Ok, grazie viso pallido, a dopo. Coglione. E così i draghi si estinsero ed iniziò l'era del fuoco. Ma presto le fiamme si spengeranno e torneranno le tenebre.
E qui, tra gli esseri viventi, possiamo vedere i portatori del segno oscuro. I non morti, brutti come la fame nera, che per questo vengono rinchiusi e tenuti lì ad aspettare la fine del mondo. Ma la leggenda narra che un giorno uno dei non morti si libererà e raggiungerà l'ordine. L'ho detta bene? Ecco. Oh, signora Fletcher, la vedo in forma oggi. Questa ovviamente è la nostra forma da non morti, in cui inizieremo e ci finiremo ogni volta che qualcuno ci ucciderà. E già dalle prime immagini che vediamo possiamo capire che il nostro più grande nemico non saranno draghi o cavalieri neri, ma saranno i problemi di registrazione. Andiamo avanti. Come abbiamo visto, Oscar, il cavaliere, ci ha tirato una chiave, anzi, ci ha tirato un cadavere con una chiave, perché tirare la chiave e basta era troppo difficile, e questo è il nostro inizio. Siamo la più bassa delle merde, un cavernicolo con equipaggiato un mozzicone di cazzo di spada, è una spada rotta, e ci... Che cazzo? Si è rotto un vaso, vabbè. Niente, ci sbattono qui senza tante spiegazioni, se non una chiave che ci fa uscire. Come potete vedere c'è una bella area di disperazione, poiché questi poveri non morti sono costretti a guardare tutto il giorno Maurizio Costanzo di qua che cammina. C'è una cosa che mi dà fastidio, ora ve la dico subito, è che questo gioco non può essere messo in pausa in nessun modo, e questo è dato dal fatto che è collegato online perennemente, dato che ogni giocatore può sfidare, si chiama invasione, può invadere il mondo di un altro giocatore e sfidarla a duello. E comunque non si può mettere mai in pausa. Non pensate per un attimo di dover andare in bagno. Mamma, bagno! Oh, ma che belli papà! E vabbè, oltre a uccidere i mostri, lo scopo del gioco è accendere i falò. Come avete senz'altro capito dall'intro, tutto questo mondo è tenuto dal fuoco, è tenuto in vita dal fuoco che si sta spengendo, quindi ovviamente è un mondo che sta morendo, e a noi non morti prescelti, alias poveri stronzi, ci viene dato in mano il destino di questo mondo. Questa porta ve la ricorderete, e qui c'è sto bonzolone che ovviamente non può essere sconfitto, cioè sì, potrebbe essere sconfitto con il mozzicazzo di spada se siete completamente malati di mente. Speriamo di trovare al più presto dei vestiti, perché faccia veramente schifo a vedersi. Qui in compenso possiamo trovare uno scudo di assi degno del più raffinato barbone. Fornisce una minima protezione a costo di una discreta umiliazione. Dice: non capisco perché le frecce in Dark Souls siano bianche come il latte. Vabbè, forse per vederle meglio. Perché lo sto attaccando con il mozzicazzo? Quando qui c'è una bella mazza. Bene, adesso siamo un cavernicolo doc. Come potete vedere lì sotto quei cenci c'è quella specie di spaghetto, è il marchio oscuro che segna noi non morti prescelti. Attraversiamo la nebbia separa varie zone, e lì troviamo Oscar moribondo. C'è Oscar moribondo, e qua c'è un trappolozzo. Mi sdrumo le caviglie. No, ho appena mangiato. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I are both undead. Hear me out, will you? Qui i non morti parlano When
diciamo più o meno attraverso i pensieri, non muovono la bocca. Perhaps you can keep the torch lit. Qui non si vede ovviamente perché ha un'armatura, ha un elmo. Thou art undead art chosen, and thine exodus from the undead Ma silent. è una cosa fatta apposta, diciamo. C'è chi vocifera che sia una scelta per risparmiare sulle espressioni facciali, ma non so quanto sia vera questa cosa. And I can die with hope in my heart. Oh, Ecco, altra cosa che mi infastidisce di questo gioco. take this. Lui sta per morire e ci dona 5 fiaschette che curano le ferite. Oh, mi hanno beccato. Tieni, prendi questa. Cura tutte le ferite. Ma non sarebbe meglio se la usassi te? È la mia ultima. Tienila tu, mi sacrifico. Veramente me ne hai date 5. È troppo tardi per me. Really, nigga? Vabbò. Now E fra poco potremo vedere un'altra cosa imbecille, ovvero chi muore da seduto prima di morire va in piedi, perché non ci sono animazioni di uno che muore da seduto. Mi dispiace che Oscar muoia subito, alla fine mi stava simpatico. Doveva essere un personaggio che si ritrovava via via nel gioco, a quanto ho letto, ma poi è stato tagliato per qualche motivo. Non gli hanno rinnovato il contratto. Senti, vai. Pronti? Attraversiamo la nebbia, andiamo ad accoppare questo bonzolone. A 2 mani, giù! Che rospata nel muso, ragazzi. Che schifo mi fa. Io vorrei soffermarmi un attimo, Aya, sui dettagli che From ha deciso di usare per il culo di questo mostro. Guardate, si possono contare tutte le venature. Guardate con che dettaglio, con che precisione è stato delineato il suo culo. Potrebbe sembrarvi esagerato questa mia descrizione del culo del mostro, ma ne riparleremo più tardi. Ci ha dato l'umanità. Cosa sono le umanità? Sono questi insettacci neri che, se vengono sacrificati, ci possono permettere di tornare umani. A cosa serve tornare umano in questo gioco? Oltre all'effetto lifting che ci fa, ci permette di rafforzare i falò, e sostanzialmente questo ci permette di portare più fiaschette, poi ci permette di invadere ed essere invasi, ovvero di sfidare e di essere sfidati da altri giocatori online, ci permette di evocare un fantasma che ci può aiutare contro i boss, e mi pare anche che quando sei umano più umanità hai e più è facile che un nemico caghi un oggetto quando viene ucciso. Mi pare non ci sia altro. Possiamo ammirare il panorama però un pochino prima con poligoni quadrati che vabbè, non importa. Dicevo, arriva il mio personaggio preferito, che non mi ricordo il nome, scusatemi. Lo chiameremo provvisoriamente Fabrizio, eccolo qui. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. Ed ecco che il prescelto non morto, alias Jessica Fletcher, viene trasportato a Lordran, al santuario del legame del fuoco. Grazie Fabrizio per il passaggio. Eccoci qua, questo è il nostro primo falò importante. Aumenta il livello, ravviva la fiamma al falò, quello che dicevo prima. Sì, vai via scritta, su. Riposiamoci un attimo e aumentiamoci di livello, dato che vogliamo una build di destrezza. Aumenteremo un po' la destrezza, saremo agili per una volta, dato che è un gioco molto social questo, ci sono le emotes, i gesti, e il mio preferito è questo, che sarebbe indica in basso, però da una certa angolazione sembra. Vedete i spettri? Quello è un altro giocatore che è online e vicino a un falò. Questo è il nostro primo personaggio che incontreremo, il Crestfallen Warrior, che ovviamente ci prenderà per il culo. What do we have here? Well,
since you're here, let me Ti help dà le you. prime dritte, There are ma non farà actually altro. 2 bells of awakening. Chissà One's chi up sarà above diventato in il culo Undead piatto e sta Church. sempre lì a seduto. The other is Ah, quasi tutti i personaggi di Dark Souls ridono dopo un dialogo. Allora, siamo in un mondo che sta finendo, circondati da non morti impazziti per questo motivo e che non hanno nient'altro di meglio da fare che attaccare tutto quello che si muove a vista. E se tutto ciò non bastasse, ci sono mostri che usano pezzi di palazzi per attaccarci. Allora mi spieghi in tutta questa prospettiva, cosa cazzo hai da ridere? Beh, è molto semplice. Gli NPC sono la reincarnazione dei programmatori di From che sanno già cosa il giocatore dovrà affrontare e quindi se la spassano alla grande. Quanto mi fa ridere che si smontano. Le anime. Oh, giusto, non vi ho detto delle anime. Qualvolta che uccidiamo qualcuno ci danno delle anime. Quelle servono per livellare. Questo che cazzo tengo a fare? Per livellare e per comprare oggetti ai negozi, che a quanto pare qui sono tutti fissati con le anime, dato che fanno ardere quei cazzo di falò. Mannaggia le sciabole, scimitarre, zorro. Ecco. E direi che cominciamo molto bene. Non è facile giocare e parlare. Vedete, ogni volta che morite perdete tutte le anime e le umanità collezionate. Signora Fletcher, lei di solito porta morte, non muore. Dicevo, ogni volta che moriamo dobbiamo recuperare, possiamo recuperare le anime perdute. Se moriamo 2 volte di fila però e non le abbiamo recuperate, le perdiamo tutte. Allora, con calma. Allora, cazzo, ho capito che non dovrei essere qui, ma noi vogliamo un oggetto. Avete presenti gli scontri fra le tarantole e le vespe del deserto? La vespa del deserto aspetta che la tarantola faccia una cazzata e poi attacca. Ecco, tutti i nemici Dark Souls vanno affrontati così praticamente. Aspettare che abbiano la guardia scoperta e zu! Vedete, questa è una perdita di sangue. Dove è morto un altro giocatore? Possiamo vedere la sua ombra che viene massacrata. Probabilmente uno sdatto come me. Lo scheletrone. Sì, ma io sono qua sotto. Perché state attaccando un muro? Lo scheletrone no! Ah! Oh, vai! Ce la possiamo fare! Dai, dai, omaccione, che io voglio un oggetto. Così faccio contenti. Faccio contenta la seconda categoria di giocatore. Sì! Quanto mi diverte. No! È ancora... Figli di gran puttana. Ah, ma ha fatto... Mica scemo, mi ha fatto il trappolozzo, che ora ce n'è altri 2. Ma guarda come frulla. Vabbè, anch'io frullo. Ce la faremo entro oggi ad uccidere questi... Ho visto un calo di frame bruttissimo. Oia. Su, vieni qua, maledetta la tua stirpe sia nei secoli a venire. Se tu non fossi già maledetto. Oh. Speriamo che non mi caghino. Guarda come scoppiano sti scheletri. Sembrano gli sbullonati quando muoiono. Ve li ricordate gli sbullonati? Non è questo. Questa è una delle mie armi preferite perché è grossa e ignorante. Ma noi vogliamo questo. Ah. Ora possiamo giocare seriamente. Noi siamo ragazze educate e salutiamo. Hello there. È un chierico. Ci serve qualche miracolo per un mio progetto futuro. Very well. Then first, quindi dovremo, nostro malgrado, unirci al loro ordine religioso. Ah, giusto, che stupido. Ho comprato tutto. Vabbè, le possiamo comprare anche in un secondo momento. Tagliamo le scalette. Oh, ce l'ho fatta a fare un contrattacco. Oh, dei vestiti, ragazzi. Guarda quante botte che piglio. Come mai? Anch'io, essendo abituato a giocare contro imbelli paurosi. Appunto. Beh, abbiamo trovato un pezzo d'armatura.
per quanto schifoso possa essere. Bello! Quanto li odio questi punti, guarda. Potevo farla un po' più larga la strada. Ah, bello. Ho una scarpa sì e una no. Madonna. Un'altra cosa che mi infastidisce di questo gioco è l'autosalvataggio. Dico, va bene quando vai al falò, ma salva per qualsiasi cazzo di cosa. Anche se chiudi con Alt F4 ti salva. Quindi se muori, se perdi le anime, se vieni maledetto, anche se vai al bagno a cagare ti salva. E soprattutto, anche quando attacchi un NPC per sbaglio, che poi ce l'avrà con te per tutto il resto della partita. A meno che non riusciate a raggiungere questo tizio, vi fate assolvere dai peccati. E sempre se l'altro personaggio non si uccide seguendovi. Dio santo, dammi un po' di tregua, non c'è modo di rimediare a un cazzo di errore? Eccola, ora arriva, aspetta un attimo. Eccola là. Oh, che culo. Ah, prima ho trovato l'umanità. Ah, i topi mangiano le umanità trovate nei cadaveri. Ecco perché ogni tanto li levare dai piedi. Ah, questa è la mia preferita di tutte. Non si apre da questo lato. Dio santo, è una cazzo di grata. Infilaci la mano, no? Con entrambe le mani imminenti. Sì. Sai che mi ricorda con questo stivale solo? La ricordate quella puntata dei Simpson dove vanno, mi pare in Australia, c'era la legge che ti doveva prendere, si è lodato il sole, ti dovevano prendere a calci in culo se facevi qualcosa di sbagliato. Sì. Sì, ho una grave malattia mentale che mi fa divertire a spaccare tutto rotolandoci. Oh, le nebbie. Ti fanno vedere i capelli. Ciao. Per la cronaca è una viverna, non un drago. Dovete imparare a distinguere. Ho visto che ci siamo persi in 10 minuti di stronzate da sigle, animazioni fatte a disegni, eccetera, eccetera. Direi di arrivare al nostro amico Soleil. E poi basta, che ne dite? Scudo di legno, sì. Buona fortuna. Grazie. Calcio. Emanate. Giù. Aia. Brutto. Mercante. Ma va. Oh, bravo. Ma quanto sei bravo. Oh, il mercante. Vediamo se riusciamo a comprare una cazzo di armatura con 1000. Aspetta, ho anche queste, giusto? Le anime che trovate le potete usare per questo. Le spiaccicate come un moscerino e ci comprate roba. Sì, lo so che sto sprecando le anime per gli oggetti, ma noi vogliamo dei vestiti e che non possiamo andare in giro sudici in questo modo, no? Ecco il nostro primo mercante. Possiamo vedere che accarezza una tinozza, dato che è mezzo pazzo, pensa che sia la sua ragazza. Well now, you seem to have your wits about you, hmm? Beh, Then you mi è are a sempre piaciuta welcome la sua voce. customer. I trade for souls. Everything's for sale. E ovviamente ride. Oh, vestiamoci. Tra l'altro questa è una delle armature che mi fanno più cagare di tutto Dark Souls, perché sembro Tafazzi, argentato. Come mai vi dico che questa pensa che sia la sua ragazza? Perché è compreso in uno dei dialoghi. Se gli compri tanta roba ti confessa che questa tinozza si chiama Yuria ed è la sua ragazza. E avrebbe senso che se uno la distruggesse lui si... Ah! Yuria! Dovrebbe fare come Kenshiro, ma invece... Ok, ora direi, visto che abbiamo dei vestiti, di tornare al falò e diventare umani. Sacrifichiamo un'umanità. Ma tra l'altro non facciamo gli ignoranti
che non vi faccio vedere le descrizioni degli oggetti, almeno di quelli più importanti. Questo anello mistico è stato creato da un rito sacrificale in nome di Velka, la dea del peccato. Alla morte il perditore, il portatore non perderà nulla, ma l'anello si spezzerà. Ci sarà molto utile molto più avanti. Oh, questa è la signora Fletcher che amiamo. Con gli occhi sbarellati, madonna, e che hai visto? Come di tradizione, ogni gameplay che inizio ha il suo problema. A questo giro mi si sono rirotte le cuffie. È una maledizione questa mia delle cuffie, è incredibile. Ne avrò rotti 16 paia. E quindi sto sentendo tutto l'audio da un orecchio solo. Ho un orecchio gonfio e stupido. Aia, brucia. Ma guarda come scivola. Fate largo, arrivata Fazzi. Giusto, la pietra arancione serve, dato che l'ho comprata, serve a lasciare messaggi per gli altri giocatori. Per esempio, voglio dare un'attenzione particolare attenzione, fondo schiena, così. Cancelliamo prima che ci infamino. Oh, e questo gioco è pieno di trappolozzi. Cioè di zone piene di nemici insignificanti, ma che ovviamente tutti insieme ti fanno un culo come un girasole. Tipo questa zona qui. Riecchela. Però ecco una stronzata che mi piace, se riesco, è che si possono colpire le cose, i nemici, attraverso gli oggetti. Ed è una buona lamerata, sì. Scrigno? Avete letto? Tutti contenti? Oh, la resina dorata serve a potenziare potenzialmente le armi. Potenziare momentaneamente le armi. Perché do gli scudo? Ah! Figlio di una meretrice. Via. Oh, doppietto. Nemico temibile avanti. In effetti è una delle prime trappole che si incontrano sempre quando non siamo esperti. Ma noi siamo espertissimi di questo gioco. Quindi... oh! Cazzo, ci ha sentito. Ah! Si è incazzato. Ma io ho una tecnica formidabile per sconfiggere questo. Madonna, ci ho fatto un cazzo. Aia. Dai, vieni qui, cavalierino, su. Cazzo. Dai, vieni qui. Eccolo là! Quanto sono lame, ragazzi. Quanto mi diverto. E pensavo di cadere di sotto, ok. E qui possiamo avere un potentissimo anello. Aumenta la difesa quando stai per morire. Oh, giusto, prima di uccidere il primo boss, il secondo, abbiamo la chiave universale, che tecnicamente ci permette di aprire questa porta, che non sarebbe apribile altrimenti, se non con la sua rispettiva chiave. Dato che, dicevo, vogliamo farci del male, andiamo a disturbare il signor Havel. Chi è Havel? È questo quadribuo di culo qui. Come potete vedere ha un'arma molto poco inquietante. Non sembra quello che sembra, ma è un dente di drago in realtà. Ci sono sostanzialmente tre modi per ucciderlo. Così, con tanta pazienza, magari cercando di fargli un attacco alle spalle. Oddio, non so come l'ho potuta parare con uno scudo di legno quella. Con tanta pazienza.
oppure farlo quando siamo un pochino più potenti. Ecco. Allora, dicevamo, lo dico qui che almeno non mi confondo dopo nel combattere. Ci sono 3 modi per sconfiggere Havel: avendo tanta pazienza e schivando l'impossibile, tornando qui quando siamo un pochino più forti, oppure il terzo metodo, che adesso vi faccio vedere, che non è un metodo onesto, ma io sono un pezzo di merda. Questo, prima dovete attirarlo qua su, dopodiché aprire questa porta, sempre con se avete la chiave universale, ovviamente. Perché? Aia! Delle mazze che attraversano i muri. Oh via! Cazzo, l'ombra mi ha spaventato, vaffanculo. Le ombre di Dark Souls sono molto... non hanno tanto senso, a parte che vedo dei pixel, manco fosse un porno giapponese. Hanno qualche problema le ombre di Dark Souls. Comunque, vabbè, a me piacciono i bug alla fine. Perché è tanto importante raggiungere questo posto? Beh, perché qui Havel non ci seguirà mai e quindi possiamo fare 2 passi, attirarlo, farlo attaccare e poi giù. Perché succede questo? Beh, praticamente ogni nemico in Dark Souls ha una sua area di limite, superata la quale è costretto a tornare indietro. Questo suppongo sia per evitare dei bug, non lo so di preciso. E il nostro caro amico Havel ha i limiti proprio fuori dalle porte della torre. E non è proprio una scelta felice, secondo me. Vabbè. E come vedete, lui appena uscito la porta, appena esce dalla porta, torna indietro, perché non è la sua zona. È un metodo di merda, sì, lo so, però dà i suoi frutti. Bene, ci vediamo fra un'ora, ragazzi. Quanti giocatori mi stanno già odiando per adesso? Quanti giocatori seri di Dark Souls mi stanno già odiando? Ma pianto in terra come un bacello. Il karma! Tanto che siamo rimorti, vi insegno un altro trucchino sciocchino. Ciao! Ciao! Guarda bellino! Yes! Perché? Accidenti, a me chi mi governa? Che senso ha che tengo sta armatura quando tanto con un colpo mi uccide? Andiamoci più veloci. Vedete, questo si chiama mid-roll, ed è una rotolata media. Via via che ci caviamo pezzi d'armatura. Ecco, questo è un fast roll, vedete, è più veloce. Poi c'è il fat roll, che è quello che avete visto col suor Chiericone prima. Dai, riproviamo perché Dio. Dai, un colpo, contiamoli. 1, 2, 3, 4, 5, fanculo, 6, 7, 8. Carica. Ma perché? Perché lo sto facendo? Fanculo te e tu quel tuo scudo made in Russia con te. Ma su cazzi. Volete farvi ancora più del male? Sconfiggetelo a pugni. 1. E lì. Non siamo onesti per niente, ma va bene, prometto che non lo farò mai più. Abbiamo l'anello di Havel. Siamo a livello 10 e abbiamo già l'anello di Havel. Aumenta il carico massimo. Questo anello deve il proprio nome ad Havel la roccia, il vecchio commilitone, non so leggere. Potremo fare
possiamo portare più peso e quindi possiamo muoverci più velocemente anche con armature un pochino più pesanti. Questo boss si sconfigge come il primo che abbiamo visto. Aia, le puntine da disegno. Guardalo. Eccolo. Si può sconfiggere ovviamente col corpo a corpo normale, oppure salendo quella scala e facendo gli attacchi in salto. Ma proviamo, dai. Tanto masochismo per masochismo. Madonna, gli ho dato una botta così potente che l'ho fatto sbalzare indietro. Grazie, madonna dei lisci stasera. Che fai, zappi? Vai, ho fatto la stronzata. Non so come abbia fatto a non spiaccicarmi. Non riesco a scappare. Oh, sto scudo di legno, mamma mia. Tieni, sarà legno magico. Dai, stiamo andando bene. Questa run del masochismo sta andando molto bene. Se avete culo potete anche riuscire a farlo cadere di sotto, ma l'ho visto succedere poche volte. A me sinceramente non è mai successo. Quanto sei brutto, mamma mia. Ultimo colpo, se riusciamo a salire senza essere matupiti. Ultimo colpo glielo diamo teatralmente. Che cazzo di fanno? Guarda come zompa la Fletcher. Olè! Uppa qui! Oh! Vi potrà sembrare che io sia un grande esperto di questo gioco, ma vi posso assicurare che sono una merda. Comunque, direi che di concludere in bellezza col personaggio preferito di tutti. Solaire di Astora. Ah, hello. You don't look hollow, far from it. I am Solaire of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. You find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. Questo qui è il personaggio più amato di Dark Souls. Non si sa perché. Probabilmente per la sua natura tranquilla, calma, rilassata, dovuta forse dal fatto che prendere il sole con un elmo di ferro in testa forse ti fa ribollire un po' il cervello, ma va bene, con questa perla direi di staccare, mi inchino e tanti saluti. Oh! Lo sai che non voglio essere disturbato mentre mi alleno. Mi scusi capo, ma qualcuno sta sfottendo il sommo gioco. Cosa? Mi dispiace. Non la vogliono proprio capire. Beh, sembra proprio che il destino di questo vecchio raggio di luce sia quello di risplendere ancora una volta. Is the sun